Eccoci in onda, ben ritrovati a tutti in questo venerdì 1 agosto del 2025, Radio Rossonera Talk insieme a Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. E a Morgan in regia con le sue 11 grafiche e un ospite. Tra una decina di minuti circa ci sarà Gianluigi Rongari di Sport Italia. Vedo già in chat, insomma, si parla dello del yasharismo. C'è yasharismo? Sì, Yasharismo. sì. C'è molto yashari in chat. Strano, perché è soltanto il 50° giorno della trattativa. Cosa volete che sia? È semplicemente una passeggiata questa. Sì. Sì, nel deserto, però questo è. Parleremo di stadio, parleremo di Gerry, parleremo di Terracciano, Allegri, Loftus, Kalimundo, per dire Yajari appunto, e poi chiuderemo con un punto sull'attacco, su Rafael Leao e quant'altro, insomma. Bea, come va? L'ultimo talk da studio per questo mese no, perché in realtà poi ad agosto si riapre. No, è l'ultimo talk da studio. Devo dire che speravo di potervi dire qualcosa di più su questa trattativa che ha decisamente fatto l'attrice protagonista di quest'estate, ma siamo ancora lì con questo summit che potrebbe esserci lunedì o addirittura martedì, e mi sembra che, non so, mi sembra di averla già vissuta questa cosa, Ma insomma, cosa? beh, non è la prima volta che facciamo 50 giorni, credo che sia la prima. No, ma le dinamiche, il summit, quelle, l'altro, è un po' un déjà vu. Sì. Però, vabbè. È il momento del blitz, si scrive Davide. Beh, è vero, l'anno scorso avevamo avuto il blitz, che poi in realtà sì, che poi arrivò un mese dopo, ma va bene. Quelle sono altre questioni. Sì, pochissime visite alla Madonnina quest'estate, sì, è vero, solo 3. Modric, Stupinian e Ricci. Sì, perché chi è che le ha saltate? Terracciano Era già, tra virgolette, a posto. Era già visitato, insomma. Vai in Feria Livorno, Bea? No, io non so, questo è Daniele che scrive da settimane che io vado in Feria Livorno. No, non è Luca che ti chiede se vai in Feria Livorno. No, è Luca che influenza. Okay. È Daniele che influenza. No, comunque non vado in Feria Livorno. Va bene, grafica numero 1, Morgan, iniziamo da dove in realtà ultimamente ci siamo un po' così, abbiamo lasciato un po' da parte l'argomento, per il semplice fatto che sono successe cose un po' diverse e anche un po' più gravi rispetto all'argomento in essere, ovvero lo stadio di San Siro. Ieri sono state confermate le richieste e quindi il GIP ha convalidato le 6 richieste di arresto, dai domiciliari per l'assessore Tancredi e l'imprenditore Catella fino a una richiesta di custodia proprio per uno dei 6 per cui era stata fatta la richiesta. Oggi è uscito un articolo per il quale sembra che ci sia una delibera addirittura del 2020 dove lo stesso Comune di Milano diceva che San Siro non era in vendita e non si poteva vendere perché era un bene legato alla comunità e non si poteva sicuramente vendere, ed è ancora in essere, ma insomma la questione, come capirete, è abbastanza gravina, non gravina Presidente, ma un po' grave, più che altro. Insomma, se avete letto, anche in questi casi sembra che Sala abbia messo lo stadio, ma non solo, anche un altro paio di situazioni come, diciamo, conditio sine qua non ai consiglieri di maggioranza e quindi anche al partito che lo sostiene, di far passare lo stadio, il piano, credo l'IGT, no? Qualcosa del genere, ma insomma a noi interessa lo stadio come condizione per poter andare avanti. Se non votano il sì per lo stadio a settembre, lui non va avanti. E insomma sarà un'estate particolarmente lunga per questo motivo qua, un agosto particolarmente difficile, poi ci si ritroverà a settembre per le votazioni, sempre che non ci saranno altri colpi di scena, e onestamente un po' invece me li aspetti. Sì. Perché la situazione mi sembra abbastanza magmatica.
Non è una cosa facile quello che sta succedendo a Milano. No. Poi vedremo comunque. No. Sì, Luca, in buona sostanza credo che sia abbastanza vero quello che hai scritto, ovvero ha posto la fiducia sullo stadio. Cioè, è come quando il governo, che non sa di avere i numeri esatti, chiede la fiducia in base a una determinata cosa che vuole far passare, invece di farla votare normalmente, la fa passare chiedendo la fiducia. E più o meno è quello che sta succedendo a Milano, sì, esatto. E quindi lo stadio è uno dei motivi del contendere. In tutto questo ci sarebbe da fare lo stadio. Sì, in tutto questo ci sarebbe da fare Vabbè. lo stadio, cosa che mi pare abbastanza in questo momento arenata. È congelata. Di là a San Donato è più che congelata, è proprio ferma. Di qua a un mese di congelamento in Credo che attesa però di più o settembre. meno si capirà se, cioè credo che diciamo il fattore decisivo in tutta questa vicenda per questa proprietà sia o a un certo punto si capisce davvero che si può fare o si capisce davvero che non si può fare. Credo che questo sarà fondamentale per la proprietà attuale. Hai parlato di proprietà e quindi grafica numero 2, Morgan. A proposito di proprietà, parliamo di Jerry. Bea. Sognavo di utilizzare una foto di Gerry Scotti da tempo e devo dire... Ma è vero, non stai scherzando, ha veramente parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport Gerry Scotti. Esatto, perché vi mettiamo Gerry Scotti? Lo Perché zio Gerry. sennò 45 minuti su Ardon Yajari, ecco, magari vi abbiamo pensato. Leggo io. Sì. Ha parlato un po' da tifoso, ovviamente, che è tifoso del Milan. Siamo tutti alla finestra. Penso che Tare DS e Allegri in panchina siano le persone giuste al posto giusto per cominciare una ricostruzione. Però sono anche un po' perplesso. Dico una cosa da bar, lo premette. Piuttosto che dare via Reinders, mi sarei indebitato. Cosa gli vuoi dire qui? Io mi sarei anch'io indebitato, avrei dato dei mio, però vabbè. Era il tuo presentatore preferito e credo che abbia alzato ulteriormente i suoi punti. Non mi fate far battute. Non vedevo un giocatore così da anni e non mi sembra che quei soldi lì li stiano investendo con altri grandi acquisti. Forse voleva andare via lui, perché magari non vedeva un progetto. E se non lo ha visto lui che con uno sguardo vedeva tutto il campo, puntini puntini. Poi sono contento dei nomi che sento, bene i giovani italiani, bene Ricci, bene pure Modric. Sappiamo che le squadre oggi devono pensare anche al marketing e a vendere un po' di magliette. Quella di Modric la prenderò anche io, per rispetto verso un grande giocatore. Che possa risolvere la situazione Milan per più di un anno sarebbe da Guinness dei primati, ma anche a mezzo servizio può tornare utile. Non ha parlato di Yajari. No. Per non far parlare... Insomma, ci hanno rimproverato dal Belgio che facciamo parlare tutti. Avrebbe parlato di Yajari, anche un presentatore TV. Però il presentatore TV. Mannaggia. Della nostra epoca. Che dire, niente, tanto insomma la questione Reinders l'abbiamo già affrontata. Ma guarda, ne parlavamo fuori onda, no? Cioè, di fatto, cioè io mi metto nei panni di un tifoso, no? Togliamo un attimo tutto quello che è il bilancio, i conti, eccetera, 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 che a un tifoso onestamente dovrebbe fregare fin là, per me, poi ognuno è libero di fregarsene di quello che vuole. Però tu hai fatto una cessione importante, unita a quella di Teo, e di fatto il mercato del Milan sta vivendo un momento come se non avesse fatto cessioni. Cioè il mercato del Milan sembra il mercato di quelle squadre che non possono fare più di tanto perché magari sono un po' bloccate per certe dinamiche, no? E invece tu la cessione grossa l'hai fatta. Poi magari arriva Yashari e quei soldi, buonissima parte, vanno lì, A proposito di mercato, Bea, tra pochi secondi, quindi Morgan, sentimi pure Gianluigi Longari che sarà nostro ospite tra pochi minuti. Da Sport Italia gli chiederemo un po' news del mercato. Mentre, Morgan, mi metti la 3 e mi senti Gianlu? Grazie. Mentre... Dimmi, c'è. No, mentre tu ci pensi, ringraziamo Carlo Teodori che ci dona 6 euro e scrive: la Madonnina mi ricordo sempre un brutto momento. Che senso? So.
la clinica forse... La Madonnina. Forse riguarda una cosa sua, non so, Carlo, scrivicelo. E Daniele Torraco che ci dona 2 euro e scrive: Gerry Scotti parla meglio. No, ma no, Daniele. Del presidente? Beh, di Milan sì. Probabilmente sì. Vediamo se hai colto la cheat, Bea, del titolo. No. Perché non sei lombarda. No, non sono lombarda, sono romagnola. È vero. Con che orgoglio, poi. Sì, non posso negare le mie origini. Poi da diversi anni sono lombarda, però in origine io sono romagnola. Lombarda di adozione, diciamo così. Cremonese è uno degli interessamenti che ha questo giovane giocatore molto duttile a livello di impiego tattico, è una virtù per tanti, ma a volte può diventare una mancata specializzazione e un minus. Dipende anche dall'allenatore come ti valuta. Ci sono tante squadre, è già 3 anni che gioca in Serie A. Queste sono le parole di Andrea D'Amico, agente di Filippo Terracciano. Sì. Che dire, Bea? Ma mi sembra una piazza adatta a lui. Ci può stare. Sì, mi sembra una piazza adatta a lui, giusto che vada a giocare di più. Magari può fargli bene. Non mi sembra che attualmente il Milan sia una piazza a lui congeniale, anche per momento di carriera, di crescita. Ecco, tutto qua. Morgan, sentimi pure l'ospite, altrimenti non ce la fa ad averlo in onda. Yes. Così lo mettiamo subito in onda il buon Gianluigi. E dopo l'intervento di Gianluigi Longari avremo parole di Allegri, Loftus, Kalimundo, che so che hai delle notizie di prima mano, Bea. No! Sì, tu insomma so che sugli attaccanti francesi alla grandissima. Poi, come sempre, abbiamo al punto della situazione su Arnaud Yajari, sul summit che succederà esattamente tra quante ore ormai? Sono 72 ore circa. E poi le parole di Branchini, che abbiamo già letto questa mattina, obbligo di riscatto. Guardate che in realtà nascondono. Più che nascondono in realtà. No. È andato dritto. Sì. Però vanno abbastanza raccontate. Abbiamo in collegamento Gianluigi Longari da Sport Italia. Gianluigi, ciao. Ciao Simo, ciao a tutti. Ciao Gianluigi. Ciao. Allora, 50 giorni da quando? Peraltro il tuo direttore, Michele Criscitiello, ormai era giugno, disse: guardate che il Milan è su Yajari. Ma nel mente sono passati 50 giorni, Gianlu, e che è successo? Che siamo ancora fermi qui? Ma io, da quello che mi hanno raccontato, se ci sarà un'accelerazione, che io immagino ci sarà, cioè nel senso sarebbe stata successiva al rientro di Furlani in Italia, cosa che dovrebbe succedere oggi, no? Se non sbaglio, siete più informati di me. Torna nel weekend insieme alla squadra, esatto. E torna, diciamo, a disposizione, tra virgolette, tra qualche giorno. Ecco, perfetto, per cui io penso che dal rientro di Furlani in poi si entrerà nella fase operativa di un affare che penso non possa saltare oggettivamente, cioè sarebbe assurdo saltasse, per come la vedo io, no? Cioè vorrebbe dire aver buttato via il tempo che hai descritto tu in precedenza, posto che noi l'abbiamo scoperto quel giorno, ma evidentemente i contatti c'erano già da prima. Sì, esatto. Per cui cioè, sarebbe secondo me totalmente assurdo, anche solo per premiare la, tra virgolette, fedeltà di un ragazzo che comunque sta mettendo a repentaglio la sua stagione, no? Anche perché comunque non è che siano mancate le squadre potenzialmente interessate a lui sta dicendo di no a tutti, ha scelto il Milan fortemente, in maniera inequivocabile, e quindi ti dico che onestamente secondo me alla fine questo è un affare che si farà in un modo o nell'altro. Da quello che io sapevo, ora le cose si stanno verificando, ma io spero per il Milan che si possa chiudere anche prima. La volontà da parte della squadra belga era anche quella di tirarlo il più a lungo possibile per averlo a disposizione per i preliminari di Champions. Ora non lo so se questo si possa verificare, però sicuramente le tempistiche portano a pensare a qualcosa di questo tipo. Detto questo, secondo me questo è un affare che in un modo o nell'altro si chiude. Ma qual è, Gianluca, la difficoltà principale in questo momento? Cioè, Gianluigi, scusami, cioè l'offerta del Milan base fissa, i bonus, perché di fatto molti tifosi, ma penso anche addetti ai lavori, con l'ultima offerta del Milan, io penso che sia l'offerta del Milan base fissa. Okay. Il problema, cioè penso che in un modo o nell'altro bisogna alzarla in qualche modo,
penso che in un modo o nell'altro bisogna alzarla per venire incontro alla squadra che lo vende, anche perché mi sembra di rivivere le tempistiche, peraltro sono le stesse, mi sembra di rivivere la storia di De Ketelare, cioè nel senso non è cambiato sostanzialmente nulla. Anche in quel caso ricordo che fu una trattativa che era partita con largo anticipo e che sembrava si dovesse chiudere dall'oggi al domani, e poi cambiano gli interpreti dirigenziali in casa Milan, ma non alle tempistiche di una trattativa con il Club Brugge, cioè sono sempre le stesse, sono irremovibili da quel punto di vista, sono totalmente irremovibili. Il fatto che sia arrivato Aleksandar Stankovic non sposta di nulla, perché loro prenderanno un altro centrocampista quando esce Yashari. Cioè Stankovic non è il sostituto di Yashari, capisci? Per cui per loro questo è del tutto indifferente, non hanno nessun genere di problema di soldi economico, anche perché sono pieni di giocatori, cioè non si fa in tempo a parlare di uno. Ora si parla di Yashari, che già nel frattempo c'è il Marsiglia che vorrebbe Ordóñez, per cui non hanno sicuramente necessità di incassare, perché sono un club che è diventato ricco meritevolmente per le plusvalenze che ha fatto. Per cui tengono il punto, lo fanno anche in maniera secondo me abbastanza supponente, perché non è stata il massimo della vita, insomma, la gestione che hanno avuto delle offerte che ha fatto il Milan, che non è che mi sembra che siano state offerte irrispettose, no? Cioè comunque il Milan ha messo sul piatto 37-38 milioni per questo centrocampista, non è che abbia a fronte di una richiesta di 40, per cui non è che stiamo parlando di una squadra che ti offre 25 e poi sale a 26, a 27, cioè mi sembra che siamo veramente a uno stato dell'arte molto avanzato, troppo avanzato, perché la trattativa non si faccia. A proposito di fuoco lento, Gianlu, ma questa questione Vlahovic, secondo te alla fine, nella seconda parte di agosto, ha una sorta di sfiammata decisiva oppure no? Sì, io penso di sì, che possa essere una prospettiva molto infiammabile, come hai detto tu, verso la fine di agosto, non fosse altro perché verso la fine di agosto sarà passata un'altra mensilità e quindi un problema in meno, mentre si crea un problema in più per chi ce l'ha. Vlahovic, un problema in meno per chi lo vuole, un problema in più per chi ce l'ha, perché lui percepisce quest'anno, bonus compresi, 12 milioni di euro netti a stagione, il che vuol dire 1 milione netto al mese fondamentalmente, mal contato. Poi la stagione sportiva sappiamo che non è come l'anno solare, però la situazione è questa. La Juventus, se non fa partire Vlahovic, se lo tiene sul groppone e lo perde a parametro zero, ma non è che se lo tiene sul groppone basta e fa una minusvalenza e basta, nel frattempo lo paga pure 12 milioni di euro in questa stagione e di fatto blocca possibili entrate per quanto riguarda quel reparto, per cui secondo me in questo caso la strategia a fuoco lento è una strategia intelligente per il Milan, se vuole Vlahovic, e per qualunque altra squadra, perché evidentemente il tempo depone in favore di chi cercherà di portarsi a casa Vlahovic. Per quanto riguarda invece il terzino destro, cioè Guela Doué, credi che si possa aprire qualche spiraglio oppure resta una trattativa complessa? È abbastanza complessa, perché anche in questo caso lo Strasburgo non è una squadra che recede molto dalle sue posizioni iniziali dal punto di vista del prezzo, e il Milan ritiene in questo momento troppo alto i 30 milioni richiesti, per cui si stanno vagliando anche delle piste alternative, cioè da quello che so sul tavolo di Tare stanno arrivando praticamente a cadenza quotidiana profili degni di valutazione. Detto questo, ancora non si è accelerato su una pista alternativa a Doué, che rimane sicuramente l'obiettivo principale. L'ultimissima cosa che ti chiedo, Gianlu, è se, avendo anche magari un pochino visto il Milan nelle primissime amichevoli, ti convince la scelta fatta di Massimiliano Allegri ormai 1 mese e mezzo fa? Cioè, se secondo te è l'uomo giusto? Io non sono un fan di Allegri, non sono un suo fan per lo stile di gioco che propone, però ritengo che fosse quello di cui il Milan aveva bisogno, cioè senza troppi voli pindarici di maghi di alchimie tattiche particolari oppure sergenti dal pugno di ferro. Penso che fosse quella normalizzazione che serviva per riportare il Milan ad alto livello, perché secondo me con Allegri tu hai la garanzia di fare una stagione ad alto livello e di cercare di valorizzare, se non altro, le qualità dei tuoi giocatori migliori, che magari saranno qualità del singolo e non esaltate dal collettivo, perché sappiamo che stile di gioco propone Allegri, però secondo me quello di cui il Milan aveva bisogno è questo passo, cioè senza inventarsi niente, perché abbiamo visto che l'esperienza dello scorso anno è stata assolutamente fallimentare, per non dire oltre, ma normalità, garanzie di risultato, perché il Milan non si può permettere un'altra stagione sull'onda di quella che ha vissuto lo scorso anno.
Gianluigi, grazie ancora per essere stato qui con noi. Buon agosto, buona estate. Grazie altrettanto. Alla prossima. Ciao Gianlu. Ritorniamo in studio direttamente alla grafica numero 4, dove ci siamo lasciati con Gianluigi. Ricominciamo appunto con le parole di Massimiliano Allegri. Però prima ringrazio Pino che ci dona 2 euro e scrive: ciao, grazie Radio Rossonera. E ciao, Carlo Pino, Carlo Teodori ci fa 2 donazioni da 6 euro e ci scrive: con l'indebitamento niente bonus, caro Jerry, e Tigi è una perdita grave, 40 milioni per lo svizzero mi sembrano tantini. Pochi non sono. Più che altro da quello che ha detto Gianluigi. E mi sa che stiamo arrivando lì. Sembra, cioè io non credo che si chiuda senza arrivare lì. Sì, probabilmente sì. Mentre raccontava del preliminare Champions, sono andato anche a vedermi un po' le date. Si gioca mercoledì, quindi questo mercoledì che arriva, il 6 agosto, a Salisburgo, quindi Salisburgo-Bruges alle 19, se tanto vi può interessare. E il 12 agosto c'è il ritorno, ovvero Bruges-Salisburgo 19:30, ritorno del terzo turno preliminare di Champions League. Cioè, se la loro idea era tenerselo per i preliminari, no, ma più che altro non sta giocando. No, sta allenando. Non si sta allenando, non sta giocando, non vuole più giocare con la maglia del Bruges. Credo che la questione forse in questo caso sia un po' saltata, perché metterlo in campo dopo che non si è allenato praticamente mai tra 5 giorni per fargli fare un preliminare di Champions non credo che sia fattibilissimo. Detto questo, mi sa che stiamo veramente arrivando a o arriviamo a sta benedetta base fissa 35 poi 40 coi bonus, quello che è esattamente quello che ci hanno chiesto 50 giorni fa, oppure vediamo un po'. Giuseppe, sì, dimmi. Prima ti leggo Giuseppe, poi tienitela in mente che ci dona 10 franchi svizzeri e ci chiede: ma anziché spendere 30 per 2 non vale la pena fare la spesa grossa per Leoni, ma fai la difesa 3? Salmacher fa il quinto a destra, Jimenez lo sa fare sia a destra che a sinistra. Non è una cattiva idea, ci ho pensato anch'io in effetti. 30 per 2 sono troppi. Allora, se Allegri ha in mente di giocare a 4 è ovvio che salta tutto. Se questa difesa 3 che protegge anche di più i nostri centrali, che non sono magari dei centrali epocali, e magari giocando a 3 con un blocco più basso si esaltano un po' di più, eccetera. In effetti, diciamo, la squadra per farlo ce l'hai, e Stupinian è forse un terzino che siccome spinge di più rispetto a che difende, e l'abbiamo già mezzo intravisto, perché al di là della condizione atletica qualcosina anche col Pert, magari se ci avete buttato un po' un occhio sui movimenti, è uno che tenta molto di accorciare sull'uomo in avanti, ogni tanto si fa prendere le spalle dietro, quindi va un po' registrato difensivamente, al di là del fatto che è appena arrivato, però i movimenti sono movimenti, quindi è uno che magari è più bravo a spingere che non. Di là avresti i quinti, i 3 in mezzo ce li hai i difensori, dovresti comprare un altro sicuramente, quantomeno un altro per avere una difesa un po' più profonda per giocare a 3. Davanti a loro altri 3, Ricci e le 2 mezzali, e poi Leao, però a quel punto sacrificheresti uno tra Jimenez, Pulisic, nel caso un'altra punta, pochi posti per quelli davanti, veramente pochi. Va bene, ha parlato Allegri nel mentre. Sì, sono soddisfatto. È soddisfatta? Sì. Vai. Soprattutto per l'atteggiamento della squadra. Questo è un gruppo dove ci sono giocatori di grande valore e nel calcio ci stanno delle annate dove non tutto ti va bene. Il loro valore però i calciatori non lo perdono se un anno le cose non vanno come uno spera. I ragazzi hanno ripreso facendo un buon lavoro e sono contento. Adesso serve aumentare la tensione a livello mentale perché presto inizieranno le partite vere. Nel calcio, quando ci sono i periodi difficili, bisogna essere bravi a non farsi trascinare nella depressione o nell'autolesionismo. L'ho già detto e lo ripeto, i giocatori bravi i loro valori li hanno a giugno, a dicembre e anche il giugno successivo. Quelli scarsi invece sono scarsi a giugno, a dicembre e pure 6 mesi dopo. Quindi a livello mentale bisogna essere bravi a mantenere l'equilibrio e a tenere ben presente che il campionato è una crociera di 38 partite dove dobbiamo viaggiare sempre alla stessa velocità per ottenere determinati risultati. Mister, ti devi girare e dirlo a chi per esso, non a noi che dicevamo guardate che i valori dei giocatori
non dipendono da una papera. Un rinnovo di contratto non dipende da una parata, non dipende da un gol, non dipende da un assist, dipende dal valore del giocatore. Può anche sbagliare 2 mesi un giocatore, ma il valore è un conto, le prestazioni è un altro. Non devi dire a noi, mister. Grafica numero 5. Andiamo a parlare a proposito di valore di Ruben Loftus-Cheek. Mentre parleremo di Ruben, leggiamo anche la donazione di Carlo che... Grazie Carlo. Ci dà qualche informazione sulla sua identità, che non sappiamo oggi qual è, e ci scrive: detto da uno, un po' di Pesaro e un po' di Reggio Emilia. Viva i romagnoli. Grazie. Per me Carlo ci prende letteralmente per il naso, ma va bene, questa è un'altra questione, ma... Prima o poi, magari decide di chiamarci, di mandarci un'email. Però grazie Carlo di tutte le tue donazioni, grazie mille. Abbiamo vissuto molto più delle partite. Filosofico. Questo viaggio ha rafforzato il senso di unità nella famiglia milanista. Però bisogna essere cauti. Si tratta di calcio d'estate, lo sappiamo bene. Resta il fatto che il Liverpool è una delle squadre migliori del mondo ed è sempre difficile. La cosa positiva è che abbiamo giocato molto bene una partita molto complicata. Ha creato una sana competizione tra noi giocatori, ognuno vuole un posto in campo e tutti abbiamo la sensazione di poterlo ottenere. Se ci alleniamo e giochiamo bene. Allegri è un grande allenatore, una persona fantastica, sa creare una bella atmosfera. Una grande atmosfera crea una grande squadra. Ma cos'è? Oggi è incredibile Loftus. È un po' marzulliano anche qua. Ci stiamo migliorando, stiamo crescendo, avremo bisogno di tempo per perfezionare il gioco, ma le sensazioni sono davvero positive. Loftus sa sembra... che piace al suo allenatore e quindi è bello sereno. Ha detto, ho fatto un anno in cui sono sparito, ora però è consapevole di avere la sua chance, poi dipende anche da lui, cioè non sta facendo male in questo precampionato. Poi è ovvio che deve convincerlo Allegri, non è che gioca a prescindere perché Allegri ha deciso che deve rivitalizzare Loftus-Cheek, sta anche a lui, però la consapevolezza che piace, quindi magari ti alleni con un piglio diverso, ti senti diverso, poi dipende anche un po' dai giocatori. Ci sono quei giocatori che se capiscono che non piacciono all'allenatore diventano come lui l'anno scorso, ci sono quei giocatori che invece la prendono come sfida personale e provano a fare qualcos'altro. Vabbè, lasciamo da parte Philosoptus-Cheek, come ci scrivono da casa, il buon Gesù di Nazareth che sempre sia lodato. E andiamo alla grafica numero 6 con quello che ci aspetta nei prossimi giorni, Bea. Sì. Perché a parte questo weekend che sarà di riposo praticamente per tutti, per la squadra, eccetera, poi dall'inizio della prossima settimana si ricomincia a lavorare perché nel weekend si torna in campo a Dublino alle 16 c'è Leeds United Milan. Dopodiché 24 ore dopo, sempre alle 16, tempo di farsi la doccia, mangiare qualcosa, volare a Londra e il giorno dopo c'è Chelsea-Milan. Poi abbiamo finito il giro dell'Oca. Esatto, sono le ultime 2 amichevoli in luoghi ben più vicini rispetto alle ultime 3, perché Perth, Hong Kong e Singapore sono decisamente più vicine di Dublino e Londra, e poi si inizia a fare sul serio con Milan-Bari. Sì. Torneremo a San Siro per la prima ufficiale del Milan, quindi in Coppa Italia alle 21:15, un orario molto estivo, diciamo così. E poi dalla settimana successiva c'è Milan-Cremonese e Lecce-Milan, che saranno le prime 2 partite di Serie A, prima della fantasmagorica sosta di settembre che tanto ci piace. Che è sempre la nostra preferita. Assolutamente. Elda, mi dispiace, sarà a Londra l'11 agosto. Vabbè, goditi Londra. Sì, e soprattutto al Milan, lascia perdere per una volta che sei in vacanza, guardati Londra, non guardare il Milan. No, però magari se era lì il giorno prima poteva... Ti buttava un occhio. Esatto. Grazie a Carlo che ci scrive: a Londra contro di noi ci asfaltò Loftus. Sì, gioca bene. In una delle primissime riapparizioni del Milan in Europa dopo lungo tempo. Torniamo invece a parlare di mercato. Dai, grafica numero 7, Morgan. Ci siamo. Ti facciamo una domanda, Bea, su un giocatore, ma in realtà, adesso parleremo di Kalimundo, ma in realtà è un nome sempre attaccante, è uscito
ieri un possibile interessamento per Artem Dovbyk. Bea, che so che a te riscontra grande successo, ti piace tanto come attaccante, quindi è giusto che ce ne parli tu. Non mi mettere così la croce che poi... Ma allora, io vi parlo sempre di gusti personali che esistono nel calcio. Poi è ovvio che bisogna analizzare i numeri. Dovbyk comunque ha fatto gol l'anno scorso, non è un attaccante che non segna. A mio gusto personale non è un attaccante che vorrei vedere al Milan, ma a mio gusto personale. Ma a Roma piace Dovbyk, i miei gusti personali non contano. Perché lo vuol sparare via la Roma? Onestamente non so se sia l'attaccante adatto al gioco di Gasperini. Conoscendo un po' il calcio di Gasp, non lo vedo così vicino, però magari Gasp può farci un lavoro. A occhio non mi sembra l'attaccante di Gasp. Non credo che sia un caso che da Roma siano uscite voci di Dovbyk che magari può andare altrove. Insomma, cioè non mi stupirei se Dovbyk lasciasse la Roma. Sempre se ovviamente troveranno una squadra a cui venderlo. Cioè non mi stupirei, ecco, di vedere Dovbyk non allenato da Gasperini. Però magari poi rimarrà, Okay. Non credo sia facile venderlo. No, anche perché è stato ben comprato l'anno scorso. Esatto. E ha fatto discretamente bene, non un campionato stratosferico. Il mio pensiero su Dovbyk l'hanno scritto parecchi in chat, ma non lo posso leggere, e quindi sappiate che però c'è ti il leggo mio questa pensiero. considerazione. Sì? Francesco scrive: meglio Dovbyk di Vlahovic. No, così proprio no. Per quello vi dico che nel calcio veramente Ucraina c'è uno solo nella vita del Milan, fine. Nel calcio i gusti personali fanno da padroni quando si parla tra tifosi, tra addetti ai lavori. Poi io tra i due preferisco Vlahovic, onestamente. Però vediamo. Vabbè, parliamo di Calumendò in tutto questo. La coppia Romano-Moretto poche ore fa ha detto che, nonostante sia stata accostata al Milan, risultano invece interessamenti di Brentford, Villarreal e Nottingham Forest, per dire, insomma, sembrano un po' più club alla portata di questo ragazzo. A livello di Calumendò, sì. Tra l'altro vi vado a leggere. E per non farlo arrivare, per non saper né leggere né scrivere, ho messo lo sfondo. Così abbiamo bollato. Vi vado a leggere qualche numero dell'anno scorso. Ha segnato 18 gol con la maglia del Rennes, 17 in Ligue 1, 1 in Coupe de France e 4 assist. Ha giocato 2681 minuti. Ma mi sembra un giocatore che onestamente non so. Carlo, che ci dona 12 euro, ti scrive: Bea, su via, dici di questo Dovbyk. No, ve l'ho detto, cioè non mi stupirei se andasse via dalla Roma, però non credo sia semplice, perché l'anno scorso hanno speso discreti soldi, ecco. Va bene, è giunto il momento. Perché devi ridere su Dovbyk? No, mi fa ridere che ti stuzzico su Dovbyk, no, non per Dovbyk stesso, ci mancherebbe. Lo vorresti al Milan? Dovbyk? Io no. Grafica numero 8. Allora, secondo me, se la Roma riesce a venderlo, fa un bel affare. Per me stappano, ma va bene, questo è il mio pensiero. Grafica numero 8, caro Morgan, Yajari, perché siamo arrivati al giorno numero 50, eccoci qui. Mentre è arrivata la grafica, quindi mentre niente, Davide Fabris ha rinnovato per il 40° mese. Grazie, un'eternità. Mamma mia. Ed è curioso di vedere Santiago con Allegri. Anch'io, perché di fatto non sappiamo niente. Cioè, io Santiago l'ho visto in vacanza, poi a giocare con la sua nazionale e poi in vacanza. Non so, cioè mi piacerebbe sapere, vederlo con Allegri, cosa ne pensa Allegri, cosa ci fa Allegri, che idea ha Allegri, però finché non torna, però le vacanze erano stabilite quelle, quindi per carità. Grazie anche a Chris79 che ci ha donato 10 euro. L'anno scorso non vi nascondo di essermi sentito un po' abbandonato quando siete andati in ferie. Quest'anno sono felice perché staccherò un po' da questo delirio di società e calciomercato. Ma Cri, grazie intanto per 10 euro, ma noi non vi abbandoniamo del tutto. Saremo comunque con voi con obbligo di riscatto, poi
Vedete che nel weekend uscirà il palinsesto ufficiale di questo mese, però non ti abbandoniamo del tutto. No, ogni giorno ci saremo, ogni santo giorno da qui al rientro in studio del 17 saremo qui con obbligo di riscatto praticamente sempre, e poi verrà affiancato da un altro contenuto che sarà o l'editoriale o la stanza di bottoni o una versione molto short del talk, insomma ci sarà sempre un secondo contenuto, ma non vi lasceremo soli, anche perché in teoria noi andiamo in vacanza, ma il Milan no, ha da fare almeno 3 operazioni di mercato, tra cui questa, quella che vedete lì, 2 amichevoli, una Coppa Italia, eccetera eccetera, quindi insomma, sono 2 settimane. Grazie a Carlo che ci dona 24 euro. Sì? Grazie mille Carlo, e ci scrive: non penso sia giusto che Radio Rossonera ci abbandoni per tanto ben 2 settimane. Carlo, fatti gli affari tu. Ma no, grazie Carlo, comunque non vi abbandoniamo. Scherzo. Grazie mille per la donazione, però come detto in realtà si spengono solo le luci dello studio, esatto. La radio non si spegne. Anche Daniele che scrive: giornata decisiva per gli Asciari perché Simone va in ferie, e proprio oggi, quindi da domani forse, chissà, ve la sblocco io si questa. Sbloccherà qualcosa. Vabbè, l'offerta l'ha ripetuta anche poco fa Gianluigi Longar in diretta, questo è quanto. E il Bruges, lo sappiamo, l'ha già fatta cadere. Yajari ha rotto col Bruges, anche se in realtà tra 5 giorni lui è in lista Champions League, quindi papabile per giocare. Ma lunedì, Bea, è prevista la svolta. Il Summit. Grafica numero 9, Io mi dissocio da questa grafica che non è stata realizzata da me. Mi dissocio da questa grafica. L'ho fatta io. Anche questo è proprio la dimostrazione che siamo arrivati al 50° giorno. Allora fai questa grafica. Sono 50 giorni che parliamo di questo ragazzo. 50. E non siamo arrivati alla fine in tutto ciò? Dopo 50 giorni. E gli occhiali. Belli gli occhiali da sole. Cioè, è l'estate. Ha proprio bisogno di ferie, sì. Te lo scrive sia Davide che Daniele. Sì, grazie per il supporto morale di questa grafica. Grazie. In realtà è piaciuta. No, scherzi a parte. Si ritrovano tutti insieme lunedì appassionatamente e uno dei 3 decide. Perché è così, ragazzi. Adesso ci possiamo fare tutti i racconti del mondo. Ma tanto se stiamo aspettando, io credo che il Bruges abbia una carta in mano molto forte, cioè 50 giorni. La carta in mano vincente del Bruges è quella. Cioè loro pensano che, dato che il Milan ci ha speso così tanto tempo dietro a questo ragazzo, alla fine ceda. Credo che la carta forte del Bruges sia quella, i 50 giorni. Grazie a Cri che ci dona 20 euro e scrive: più per Bea, un po' anche al direttore, ma poco però. Buone ferie. Grazie. Non sono tentato di ringraziarti, ma no, scherzo. Grazie per la donazione e per le parole. Ma te la butto lì. Scenario che mi è venuto in mente mentre stava parlando Gianluigi del terzino. Ma decidere anche, che ne so, ma io li faccio veramente cuocere a fuoco lentissimo quelli del Bruges. Facciamo così: dal Summit esce la decisione che noi i 38 di Yajari li abbiamo stanziati ormai, è come se non li avessimo più, ok? Non mettiamo un euro in più, ma stiamo qui fino all'ultimo secondo. Metti. E nel mentre stanziamo, tra virgolette, il resto. Ah sì, dovresti fare così. Però cioè è un conto è andare a prendere, la butto lì, Guela 2 sapendo che non hai speso 40. Un conto è andare a prendere 2 sapendo che invece li dovrai spendere. Cioè, è diverso. Ma per quello ti dico, io quantomeno proverei a iniziare a pensare così: o stanzio sì 2 benedetti milioni in più, oppure basta, e questo è il punto. Potrei anche ragionare così. Ma capiremo di più. Lunedì obbligo di riscatto, martedì obbligo di riscatto. Ma sai qual è il problema? È che in questo momento, cioè, mi metto nei panni di un tifoso e dice: ma se mancano sti benedetti 2 milioni, ma perché non li mettono e si chiude? Perché è esattamente la richiesta di 50 giorni fa. Ho capito, però tanto allora devi dire: non li do,
Fine, arrivederci, grazie. Grazie a Carlo Teodori che ci dona 60 euro. Carlo, grazie mille. Carlo, ma buttasi 2 milioni e compra... Infatti gliel'hanno scritto. E compraci Ardon. Carlo, grazie, scrive: direttore, si quaglierà nel momento in cui lei esce tecnicamente in vacanza, anche se continua a lavorare. Cioè, quindi tu devi mettere piede fuori dalla Lombardia. E poi arriva agli Asciari. Grazie Carlo, grazie mille. Se basta così tanto, vado a Piacenza, non è che... mi metti la grafica numero 10, Morgan? Tanto ovviamente Carlo, grazie per... Mamma mia, ma veramente grazie per mille. Le donazioni in realtà. Le donazioni tantissime oggi, ma anche agli altri che ci hanno fatto delle donazioni, grazie davvero. Sì, stavo leggendo un messaggio, sì, in effetti Tare sembra che li cerchi col lanternino i dirigenti, ma vabbè. Perché è uscito da Lotito, adesso si è messo qua. Però Lotito era il proprietario, cioè sì, diverso, sì, quello sì. Branchini, agente di Massimiliano Allegri, ha parlato ieri sera a Sky e sono le parole probabilmente più interessanti dell'ultima settimana, almeno per quanto mi riguarda, perché ha detto tante cose in realtà in queste pochissime righe. Non pensiate che Allegri dia le dimissioni se Ajari non viene al Milan. Già, è una notizia. Sì, non nel senso che non si dimette, ma nel senso non è, diciamo così, iper mega fondamentale per Allegri che sia proprio Ajari. È un giocatore interessante che il Milan sta cercando di acquistare con offerte importanti. Non c'è alcun timore da parte di Max sul completamento della squadra. Siete così sicuri che Ajari sia una richiesta così ferma e insistente da parte di Allegri? È stato proposto e ha superato il vaglio della serie. Non è un nome di Allegri, è un nome che Allegri ha detto ok, se arriva mi va bene. È un giocatore interessante, ma non l'11° che manca per poter giocare. Non sono neanche così sicuro che dentro la società siano tutti così d'accordo su questa operazione. L'offerta è serissima. Allora, per me le frasi più importanti di questo discorso sono sicuramente: siete così sicuri che sia una richiesta di Max, ma anche il fatto che non si può giocare, non è vero che non si può giocare senza, e ovviamente l'ultima parte. Ma l'ultima parte è il Milan degli ultimi 5 anni. Perché tanto, ragazzi, è da quell'estate in cui Furlani provò a prendere Dybala da solo, senza dirlo a Maldini e Massara, che c'è questa situazione, come c'è stata con Xhaka, richiesta di sottomentite spoglie Allegri e Tare, e Furlani no, cioè siamo sempre lì. Allora, mi prendo 2 o 3 spunti. La prima abbiamo già notato che Allegri parla in conferenza, Allegri parla nei post partita, Allegri parla per interposta persona. Persone che magari sono vecchi allenatori che ha avuto, grandi amici suoi, qualche giornalista un pochino più vicino a lui, il suo agente, insomma ci sono più bocche che possono parlare per conto di ogni tanto. Ok. Poi magari lui direttamente non dirà esattamente ciò che pensa, o magari lo fa un po' più filtrato. Ok. Dall'altro, il fatto che tutto questo accordo su mettere questa montagna di euro per gli Ajari non c'è all'interno, ma non parlo di Allegri in questo caso, parlo al lato dirigenziale. E mi sembra anche il caso di, diciamo così, ha cercato un po' di sgravare la situazione Branchini, perché fa questo mestiere da credo più di 30 anni, quasi forse 40, quindi sa come si fa. Dall'altro ha tolto Allegri dalla questione, non so se hai notato, cioè il problema tra virgolette di Ajari non è di Allegri, è dei dirigenti. Ma ripeto, cioè io capisco che Furlani debba dare l'ok per le cifre, che l'amministratore delegato deve dare l'ok per le cifre, ma un conto è dare l'ok per le cifre,
Un conto è mettere becco sui giocatori. Cioè non hai le competenze per decidere che al Milan serve più Guerra di Xhaka. Eppure lo fa. Cioè è ovvio che l'ok per la spesa lo deve dare, perché è lì per quello, ufficialmente. Il problema è che il naso lo mette anche nelle questioni tecniche. E quindi, cioè, capirei di più se dicesse no, 40 solo per uno, non le spendiamo, al di là di chi sia l'uno. Però se dice così Branchini, evidentemente non c'è convinzione. Cri79 ci ha donato 20 euro. Non so se leggere il tuo messaggio, perché sennò YouTube mi fa... Esatto, grazie della donazione, mazzo. Cri, grazie della donazione. Però sì, siamo arrivati non a cuocere a fuoco lento, siamo arrivati a... Ma anche perché io ho letto tanti in chat che hanno detto il Bruges non si può permetterlo non si può permettere di tenersi un giocatore così. Perché è un giocatore che ha un contratto lungo, cioè per me è più lui che non si può permettere di dire io non gioco più per questa maglia. Ma guarda, perché lui ha un contratto lungo ancora. Cioè tu non puoi dire io non gioco più per questa maglia con un contratto lungo. L'aveva detto anche Gianluigi Longari che il Bruges non è una società che ha bisogno di vendere. Io temo questo. Cioè temo che il coltello dalla parte del manico ce l'abbiano loro in maniera molto accentuata. Ahimè. Non li reputi capaci di dire a un certo punto, ma sapete com'è? Io penso che questo ragazzo valga veramente tanto, valga anche di più di quello che mi sta dando il Milan. Tanto il ragazzo prima o poi deve giocare, col storto o non storto deve giocare. Tra 12 mesi c'è il mondiale e lui in nazionale si è nemmeno quasi affacciato, nel senso che ha fatto 2 presenze ufficiali da 1 minuto l'una e 2 presenze in amichevole, una dal primo minuto a giugno e pochi giorni prima ne aveva fatta una da 45 minuti, cioè si è appena affacciato in nazionale. Per 12 mesi c'è il mondiale, non so se gli conviene giocare la stagione un po' così con la sigaretta in bocca, ok. E quindi punta sul fatto che lui vuole giocare. Loro si tengono il ragazzo sperando che a questo punto, facendo un'altra stagione, vediamo se magari fanno la Champions League, se riescono a battere Salisburgo, sì, no. Dall'altro canto c'è un mondiale la prossima estate, lo vendo veramente bene. Però, cioè, credo che questa storia debba avere una fine. Cioè, una delle... Te l'ho detto ieri, mi sembra una partita a scacchi in cui i 2 protagonisti stanno aspettando che l'altro faccia una mossa, ma in questo momento nessuno la sta facendo. Cioè il Bruges decide che no, basta, voglio di più, oppure il Milan decide no, basta, ciao, oppure da 40. Morgan, mi metti l'ultima grafica? Restiamo sull'attacco nel mentre ringrazio l'ultima donazione arrivata, quella di Giuseppe che ci ha donato 2 franchi svizzeri. Grazie. Manca Henry con siete migliori a cortomuso. Giuseppe, scriviglielo su Instagram. Grazie Giuseppe, grazie mille. Così impara. Perché piccolino Dusan? Perché non è nostro? No, esatto. Però guarda già verso le AO. Indizi di mercato? No, l'ho fatta, cioè... Niente, perché guardava di lì, semplicemente. Ok. Allora, l'attacco, come abbiamo detto poco fa, in teoria dovrebbe partire con un tridente, quindi con una punta centrale, che è Jimenez. Nel caso insieme a lui ci sarà forse Dusan Vlahovic o chi per esso, a sinistra c'è Rafael Leao e a questo punto, visto anche come sta comportando e ha qualche idea di Allegri che sta cambiando, mi verrebbe da dire Okafor o Alejandro Jimenez o Alexis Almacher e a destra Christian Pulisic. Questa è la situazione al momento. Poi è ovvio che se dovesse cambiare un po' tutto giocando a 3, 1000 motivi, bla bla bla, viene tutto ricambiato. Però la domanda che ti faccio è, che faccio a tutti è: ma vi è piaciuto Rafael Leao prima punta? E soprattutto lo rivediamo? Io sono sincera. Io farmi un'idea con le amichevoli non riesco. Cioè, sono partite troppo a sé.
Al di là, vabbè, di quella australiana, che ovviamente la squadra, vabbè, con le altre squadre diciamo ti sei un po' più, no? Però non riesco a dirti mi ha convinto o non mi ha convinto, cioè è troppo presto. Io non credo che Leao dia il suo meglio da prima punta, però magari con Allegri lo diventerà, magari con Allegri riuscirà a fare qualcosa in più anche da quel punto di vista. È sicuramente diverso il gioco di Allegri rispetto agli allenatori che ha avuto Leao fino adesso. Io qualche partitina tipo Napoli-Milan, Roma-Milan, il derby non so. Si va a giocare, che ne so, contro la Lazio piuttosto che altre circostanze. Basta, perché giochiamo solo la Serie A. E poi A. riparte Rafa. Io Rafa più Pulisic ancora, per me li rivediamo in situazioni molto, molto particolari, dove ad esempio la squadra avversaria ti attacca, giochi in trasferta e riparti. Non la butto via. Vabbè, ma io ripeto, non riesco a darti un giudizio tranchant su questa cosa ora, perché abbiamo visto poco e comunque le amichevoli sono amichevoli estive. Però mi tengo aperte le chance e poi vedremo. Da lunedì dovrebbe esserci Santiago, no? Sì. Lunedì che ci sarà anche la conferenza di Luka Modric. Nel mentre chiudiamo con questo e poi raccontiamo un po' il nostro palinsesto per chiudere. L'Atalanta ha informato l'Inter di aver rifiutato i 42 milioni più 3 di bonus per Ademola Lookman. Serve di più. Saranno questi colori che inducono a fare queste trattative. Loro sono, tra l'altro, sono entrambi nerazzurri, quindi. Però questa è la situazione al momento per Ademola Lookman. Era giusto per dire, visto che siamo arrivati proprio in questo momento in chiusura di... Vediamo se Daniele stai molto calmo. Anche David con quella parola incedibile, con l'Atalanta di mezzo. Stai molto calmo, che io... Il dubbio che sia una tecnica per farla alzare, state molto sereni. L'anno scorso fecero più o meno la stessa cosa per Cop Miners e si fecero pagare. Però ha ragione anche Davide, che scrive che dopo Retegui non lo venderanno. Il mai non lo scriverei. No, ma non per loro in generale. Quando il mercato può mettere la parola mai è... il minuto dopo che la porta famosa si chiude. Sul mercato la parola mai non esiste. Io sono sincera. Né in bene né in male. A me darebbe fastidio vedere Lookman all'Inter, quindi anch'io spero che questa trattativa non vada in porto. Spero, però calma. A proposito, chiudiamo qui il talk. Vi ricordo che settimana prossima e quella successiva, nelle 2 settimane iniziali di agosto, le luci dello studio si spengono, ma non quelle della radio. E quindi lunedì alle 7, ad esempio, c'è l'editoriale. Sì. Lunedì alle 10, ad esempio, c'è obbligo di riscatto. Martedì c'è obbligo di riscatto, c'è una versione corta del talk. Mercoledì poi c'è un'altra versione piccolina dell'editoriale con un po' di obbligo di riscatto. Insomma, tutti i santi giorni, tolto il 15 per ovvi motivi, tolto il giorno di Ferragosto, avrete sempre 2 contenuti sul profilo qui di YouTube di Radio Rossella. Nel weekend vedrete sia qui su YouTube che su Instagram che su Facebook, sui nostri social, vedrete bene il palinsesto con le indicazioni precise, così ve lo potete salvare, mettere sul vostro telefono e seguirci. Morale, alle 10 tutti i giorni obbligo di riscatto c'è, quella è fissa, non vi sbagliate sicuramente. Caro Daniele, non vado né a Livorno, né a Bruges, né a Rennes. No, anche perché l'editoriale è roba mia e ti dico invece io vado nel gabbione a fare l'editoriale. Bea, grazie. Grazie a voi, ci rivediamo nei nostri contenuti. Esattamente. Ci rivediamo, come detto, nel weekend, perché c'è la stanza di Bottoni. Ad esempio, mister Emanuele Bottoni sabato ha fatto una bellissima piccola lezione sulla fase difensiva di Allegri e su come è cambiato il modo di difendere il Milan, anche se erano amichevoli, ma il lavoro è già ben impostato e quindi già ve lo possiamo raccontare. Poi
in realtà ci ritroviamo lunedì per tutti i nostri contenuti come al solito. Grazie Saluti a tutti quelli che hanno fatto le donazioni, a tutti quelli che ci hanno seguito, che ci hanno donato un po' del loro tempo, che si sono abbonati. Insomma, ci risentiamo in attesa di chissà che giorno arriveremo. Buone vacanze a tutti voi. Noi vi terremo comunque compagnia in questo mese di agosto ugualmente. Grazie ancora. Morgan, metti pure la sigla. Ci ritroviamo domani. Obbligo di riscatto, ore 10. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello. Un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri.